Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Leone, ascendente Leone, Luna o Venere nel Leone. Andiamo a vedere cosa ti accadrà nei prossimi 3-4 giorni. Vediamo come stanno le energie, ok? Allora, vediamo come stanno le energie i prossimi 3-4 giorni, Leone. No, tutte no, tutte no, una alla volta. Come stanno le energie i prossimi 3-4 giorni, Leone? Detox, depurati dalla negatività, tutto sarà più chiaro, forse iniziate un'alimentazione diversa, guarda con occhi nuovi, ascolta il tuo cuore. Ti prenderai molta cura di te stessa, di te stesso in questi giorni, e questo ti permetterà di aprire i canali, anche quelli più sensibili. Sono i prossimi 3-4 giorni che ti permetteranno di avere nuovi inizi, partendo dalla consapevolezza di una depurazione personale. Magari stai facendo anche un'alimentazione diversa, depurati dalle negatività, tutto ti sarà più chiaro. Questa carta mi sta a indicare sia che la negatività, sono i pensieri negativi, tutto ciò che ti tira giù, può aiutarti anche un'alimentazione diversa a tirare sulle energie, mi spiego? E quindi questo è anche un invito magari a fare qualche passeggiata in più, stare in mezzo alla natura, usare anche l'alimentazione come medicina per dare al tuo corpo, e quindi anche che è la sede dell'anima, un maggiore sostegno. E come vi dico sempre, parlate con gli alimenti, parlate con l'arancia. Io quando mi faccio le centrifughe, la spremuta la mattina, parlo con le arance, ho fede, ho fiducia in quelle arance, io divento l'arancia quando la ingerisco. E quindi parlate con gli alimenti per stabilire il sacro, perché quando noi mangiamo noi stiamo officiando un rito, noi stiamo divorando un'altra vita, come dicono anche i grandi testi esoterici buddisti. Nessuna vita può esistere senza divorare un'altra vita, che sia un ravanello, che sia verdura, che sia carne, che sia pesce. Nessuna vita può esistere senza divorare un'altra vita, dai vegetali alle proteine animali. Quindi a seconda dell'alimentazione che fate, qua non si fa giudizio, si fa conoscenza. Quindi stabilite il sacro, voi diventate quello che mangiate, quindi più attenzione nella sacralità, nel rito del cibo, ok? Questo ti permetterà di guardare le cose con occhi diversi, cambia il tuo punto di vista, trovi la risposta. Qua mi sta dicendo che avete passato un momento di accumulo di negatività, forse anche stiamo registrando questo video dopo le feste natalizie e magari abbiamo avuto un sovraccarico emozionale, ok? Allora qua ci depuriamo dal sovraccarico emozionale guardando le cose in modo diverso. Ascolta solo il tuo cuore e non la tua mente, perché quando siamo un po' intossicati di energia la mente prende il sopravvento, no? La negatività è il cibo della mente praticamente, e quindi ascolta il tuo cuore, prenditi del tempo, sintonizzati sulle tue emozioni. Saranno delle giornate molto di detox e di far fluire le proprie energie, grazie anche, come ci insegna la prima carta, a stabilire un contatto più ritualistico e più sacro con il cibo e con tutto ciò che fate, ok? Vediamo rispetto alla carta detox cosa ci raccontano i tarocchi. Cosa ci raccontano sulla carta detox? Chiedo ai maestri. La stella, la sanazione, wow, il mago, nuove opportunità, e la luna. Ci sono un po' di paure a iniziare nuove cose, nuovi progetti. Ci sono un po' di paure, sono 3 arcani maggiori potentissimi, e quindi siccome noi facciamo tarologia trascendente, no? Allora, la luna sono le paure, ci sono delle paure che hanno un po' a che fare con la mente razionale, e quindi lo sconosciuto, no? A iniziare progetti nuovi. Io ti vedo che tu stai sanando te stessa o te stesso in questi giorni, e il mago è la carta delle nuove opportunità, però è seguita dalla luna, no? Ci sono nuove opportunità in te che stanno germogliando, quindi anche il mondo esterno te le proietterà, però ci sono un po' di paure ad agire nello sconosciuto.
e quindi con una buona alimentazione o con mettere l'attenzione sulla ritualistica anche che fai durante l'alimentazione, a sentire che tu diventi quella cosa, allora queste paure si trasformeranno in intuizioni. Va bene? Vediamo un po' ancora sulla carta guarda con occhi nuovi. Guarda con occhi nuovi, cosa mi raccontano? La torre, qua abbiamo una torre, è arrivato un cambio, un evento improvviso, c'è un re di bastoni, il tre di coppe, qua vedo celebrazione e festeggiamenti. Qua c'è vedo che hai avuto un momento torre, quindi un momento di grande cambio radicale nella tua vita recentemente o nel recente passato. Qua il re di bastoni ti vedo animato da una grande energia, proprio perché hai preso consapevolezza da un cambio, da una rottura, da una situazione finita, mi può parlare di qualsiasi cosa, un cambio inevitabile che c'è stato nella tua vita, e qua ti vedo festeggiare, riprendere con gli amici, uscire, ti vedo celebrare in questi giorni per l'energia ritrovata, ok? Questo ti permetterà di guardare le cose con occhi diversi, con occhi nuovi, va bene? E qua il mago, riprendi proprio un'energia vitale importante, vedi la chiusura di cui ti ho parlato, 10 di spade, la morte, la torre. C'è stata una tappa importante, dolorosa, che ha segnato una fine e un inizio nuovo, ok? Ok, vediamo un po' di cosa mi parla. Ascolta il tuo cuore, ascolta il tuo cuore. Ascolta il tuo cuore, cosa hanno da raccontarci tarocchi in merito. Regina di coppe, ascolta il tuo cuore, infatti. L'asso di denari e il re di spade. Probabilmente qua stiamo avendo a che fare con una persona che può essere stata un po' più fredda, no? Noi magari stiamo aspettando un'opportunità da questa persona, la vediamo un po' più fredda, un po' più distante, un po' distaccata. Ti dice ascolta il tuo cuore. Qua c'è il mondo, mi parla di una distanza o di una chiusura. Vediamo due altre. Asso di spade. L'asso di bastoni. Guarda, qua mi sta dicendo che ci sono novità, sono 3 assi, ascolta il tuo cuore. Per alcuni di voi ci sono più opportunità, più opzioni, mi può parlare d'amore, ciò che tu stai aspettando, ricevendo, che stavi attendendo. Ci sono comunicazioni qua, asso di spade, asso di bastoni, che riportano una nuova linfa vitale, nuova energia. Possibile da questa stessa persona, qua vedo, re di spade può essere segno d'aria, o ascendente d'aria, luna Venere in aria, qua abbiamo segni di cancro, pesci, scorpione, ascendente o luna. Ci sono delle opportunità, delle notizie che ricevi, asso di spade, asso di bastoni, delle notizie di allegria, di nuovi inizi, credo siano da parte di questa persona qui, per avere un'opportunità, asso di denari, oppure per alcuni di voi ci sono più opportunità, più opportunità. Puoi parlare anche di un'opportunità di lavoro qua, un'opportunità di lavoro che stavi aspettando da un po' di tempo e che la ricevi la chiamata di questa opportunità. Di cosa mi parla questa l'asso di denari? Il giudizio. Ricevi una chiamata in questi giorni, credo sia per la maggior parte di voi, vedi cavaliere di denari, una chiamata di lavoro che stavi aspettando, o un'entrata di denaro che stavi aspettando, o qualcosa che stava andando lenta. Sì, la temperanza di denaro per maggiore stabilità, assolutamente sì. Vediamo questo re di spade, 4 di bastoni. Ci sarà un incontro con questa persona. Qua abbiamo 5 di bastoni, forse è stata un'opportunità combattuta, sofferta, c'erano in mezzo altre persone. Sì, mi può parlare di opportunità o di lavoro o di opportunità di altro, mi spiego, ricevi una chiamata da questa persona, un incontro con questa persona per vedersi, è un nuovo inizio e ti dice ascolta il tuo cuore. Prenditi del tempo, sintonizzati sulle tue emozioni. Qua per alcuni di voi il tempo ve lo siete preso, avete pensato molto a questa opportunità, d'accordo? Ok, vediamo adesso nello specifico, ci mettiamo le carte dell'amore. Amore, prossimi 3-4 giorni per te, video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Leone,
Amore tediato, ci sono stati un po' di problemi con qualcuno, qua ci sono due persone che si danno le spalle. Vediamo un po' cosa mi raccontano nello specifico. Amore, leone, la temperanza, 6 di bastoni, il giudizio. Ricevi una telefonata da qualcuno per sistemare le cose. Questa telefonata è guidata dallo spirito, dagli angeli, la temperanza, e ricevi una chiamata da qualcuno che vuole sistemare le cose. Il carro, per alcune di voi, per altre invece, per altre di voi, fammi vedere di che cosa vi parla il giudizio. Sì, un'offerta da qualcuno, paggio di denari. Qua abbiamo due persone che si danno le spalle, qua invece c'è un invito da parte di qualcuno, può essere una persona nuova o la stessa persona. Se di bastone mi parla di conquista, di riuscire, di farcela nei tuoi confronti, mi spiego? O stavi aspettando da un po' questa telefonata? Fammi vedere il 6 di bastoni. 5 di spade. Sì, abbiamo una situazione che è stata un po' tediata, appunto, è stata un po' rispetto al passato. Cioè ci sono situazioni rispetto al passato che sono state, dove ci sono stati un po' di giochi di manipolazione anche, e mi dicono che tu te le metti alle spalle. Tu te le metti alle spalle e qua c'è un'offerta da parte di qualcuno, può essere la stessa persona oppure una persona completamente nuova. Qua abbiamo il segno del Sagittario e dell'Acquario. Vediamo un po' i miei oracoli, lui, lei, cosa ti diranno. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cosa c'è dietro l'offerta del paggio di denari? Per alcuni di voi, ripeto, è una persona che conoscete già, e vi fa un'offerta, vi propone qualcosa per sistemare qualche questione del passato o qualcosa che è successo. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Voglio sentire addosso il tuo respiro. Questa persona vuole sentire addosso il tuo respiro. C'è poco da commentare qua. Cos'altro ti dirà questa persona? Ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore. E infatti qua c'è un po' di orgoglio, un po' di autosabotaggio, un po' di manipolazione. Qua tu hai spinto una persona ad essere migliore, oppure tu che sei uscita migliore da una situazione di questa natura. Vediamo cos'altro. Sto male senza di te. C'è una persona che ti dice che sta male senza di te. Ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, queste sono le energie dei prossimi 3-4 giorni. Vi invito sempre a studiare, soprattutto a praticare i miei podcast dell'arte sciamanica, le meditazioni guidate per centrarvi e realizzare il vostro capolavoro di vita. Detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!